veramente contrassegnato non più soltanto dalla varietà delle culture come accadeva in passato, ma da alcuni elementi che sono comuni a tutte le culture. Si può dire quasi che sul nostro globo si stenda una sorta di rete che unisce, ma in una maniera che è esaltante da una parte, ma anche problematica dall'altra. Io vorrei soltanto ricordare due cambi di paradigma fondamentali. Da un lato il cambio della struttura profonda della persona umana. Non c'è più un concetto di natura umana condiviso. Ognuno ha una visione diversa della persona umana, a differenza del passato in cui tutti avevano alcuni elementi fissi. Pensiamo anche nel campo stesso della sessualità, come si sia introdotto ormai non più il solo maschio e femmina, ma una fluidità, una plasmabilità persino di questa componente. Ecco perché è importante tutto il contributo che viene dato, e anche rischioso, il contributo che viene dato dalla genetica, che viene dato dalle neuroscienze, che viene dato dall'intelligenza artificiale, cioè da tutto l'orizzonte della scienza, che ormai dilaga ed è presente in tutte le culture, anche persino in quelle che sembrerebbero periferiche. Inoltre c'è una seconda via da tenere presente. Sul nostro globo è avvolto da una rete, in questo caso è la rete informatica, cioè la relazione non è più la relazione tradizionale, è la relazione che ormai è affidata a nuovi percorsi che si chiamano virtuali. Tant'è vero che si è coniato il termine di infosfera. Noi ci troviamo nell'interno di una comunicazione di massa che è virtuale, non più diretta e immediata. E questo ha dei risultati positivi straordinari, ma al tempo stesso anche pone molti interrogativi. Pensiamo che cosa significhi, per esempio, l'immensità dei dati offerti senza la capacità critica di giudicarli, che cosa significhi, per esempio, anche il controllo che viene fatto dalle grandi corporation, dalle grandi strutture che offrono gli strumenti per entrare in questa comunicazione, che cosa significhi poi anche la violenza, l'anonimato, la brutalità, la pornografia su questi percorsi. Ecco perché da un lato non bisogna escludersi da questi aeropaghi nuovi, che sono da un lato quelli appunto della scienza e quelli dell'informatica, ma al tempo stesso essere consapevoli delle difficoltà, degli interrogativi, dei problemi che esse pongono. Benissimo. I compiti di un dicastero della cultura, come in un certo senso io direi di tutte le strutture che si interessano di cultura, deve partire dalla consapevolezza che la categoria cultura non è più come la si concepiva in passato, cioè la parte aristocratica, nobile del cervello, cioè le arti, le scienze, la filosofia, la teologia, la musica e così via. Ora invece la cultura è un concetto antropologico trasversale, tant'è vero che si parla di cultura industriale. L'operaio, il lavoratore che sta trasformando un prodotto per la cucina, per la quotidianità, se lo fa secondo dei criteri, elabora un suo progetto. È per questo che allora un dicastero o comunque un'istituzione che si interessa di cultura ha un lavoro, un impegno molto arduo, perché deve tener conto non soltanto del dialogo con l'arte contemporanea, con la musica contemporanea, con l'architettura contemporanea, con la televisione, con le espressioni nuove, deve tener conto anche, per esempio, dell'economia, che è un nuovo modo ormai di comunicare, deve tener conto anche della scienza e della tecnica in tutte le sue espressioni, deve tener conto anche dello sport, che è uno dei grandi linguaggi universali, deve tener conto anche delle espressioni molteplici che la cultura digitale pone. E quindi si tratta di un'attività continuamente di attenzione all'orizzonte in cui siamo immersi.
In un certo senso possiamo dire che dobbiamo trovare, come riesce a fare per molti versi Papa Francesco, un linguaggio che riesca a dire qualcosa in ognuno dei grandi percorsi che ha la cultura contemporanea.